Ciao a tutti ragazzi, sono Yuriko Tiger e in questo momento sono nel cinema dove verrà trasmesso per la prima volta FLCL, la nuova stagione in Giappone. Non vi posso dire la mia emozione, cioè io sono con la vera giacca di Haruko e è il mio anime preferito, lo adoro e sono estremamente emozionata ed eccitata. E oggi sarò sia all'Ikebukuro Parco e alla Shibuya Tower Record a salire sulla mia Vespa e a dare un sacco di botte con il mio basso. Ci vediamo là! Ciao! Come ho già detto sono estremamente agitata, tra poco salirò sulla famosissima Vespa gialla di Haruko, di cui tratterrò molto le lacrime perché era il mio sogno salire sulla Vespa gialla solo per lei. Ma non vedo l'ora, spero di moriagattare, di far divertire tutti e di entrare in modalità Haruko. Sono felicissima, devo tremare, e già basto io che tremo, madonna che emozione, e avevo un sacco paura di toccare sta moto, cioè se ci faccio un graffio mio Dio mi ammazzano e me la vorrei portare a casa, però era troppo bella, io penso che spenderò i soldi di questo lavoro tutti per i gadget, cioè solo per loro, lavorerò a gratis, non mi interessa, voglio tutti quei cappellini e quelle borse. E la giacca, quanto è bella sta giacca, anche tu hai fatto un bel lavoro. Grazie. È stato bello, c'era qualcuno che amava FLCL da tanto e aveva persino già la cover e tutti i gadget, fantastico, cioè, sono tutti carini. E ho fatto una battuta a una 17enne come fa Haruko e lei era, tra poco si metteva a piangere, è stata la cosa più bella del mondo. Amo la mia vita. Abbiamo appena finito l'evento ed è stato un super successone perché ci sono stati tantissimi giapponesi che mi conoscevano oppure erano davvero fan di FLCL e anche italiani, tra cui una mia amica del liceo che, oh mio Dio, siamo troppo felici. Domani uscirà finalmente FLCL Ultra, che sarebbe Alternative, e poi ci sarà il Progressive subito dopo. Non vedo l'ora che escono, io ovviamente domani sarò già al cinema e spero tanto che lo faranno anche in Italia e oddio, io sono troppo felice, non riesco a parlare, sono troppo sciocca. Lo vedete, sorriso a 360 gradi, no? Ecco, questa è proprio la gioia ed è più della gioia. Io ho conosciuto Furikuri quando avevo circa 15 anni, più o meno nel 2015, tra che l'aveva fatto la Dynit con i DVD, ovviamente li ho presi tutti e mi sono innamorata più che della storia, perché ovviamente più che della storia è tutta random, del personaggio Haruhara Haruko, ovvero quello che sto indossando, la protagonista, perché è totalmente pazza ed è un'adulta senza senso ed è stata la mia ispirazione per anni. Infatti si assomiglia un pochino il nome Yuriko Haruko e c'è stato anche un periodo dove ho detto vabbè, ma quasi quasi mi farò chiamare Haruhara, poi ho pensato che gli italiani non riuscirebbero mai a dirlo e ho cambiato motivo. Però fatto sta che comunque è uno dei miei anime che mi è rimasto più impresso. So che molti ancora non conoscono questa serie, ma spero che si appassioneranno alla serie nuova che uscirà, il 2 e il 3. Ci vediamo, è stato davvero fantastico, non riesco nemmeno a descrivere perché sono davvero emozionata, mi sembra di vivere un sogno ed è stata la cosa più bella al momento della mia vita, posso essere felice e soddisfatta al 100%. Grazie, ci vediamo, ciao!
Oh mio Dio, come sono sconvolta. Ok, ciao a tutti tigrotti, ho appena finito di vedere FLCL Alternative, ovvero la seconda parte della nuova serie, chiamiamola FLCL 2. È stato bellissimo. Non so neanche come descriverlo, perché è stato emozionante. È stato duro vedere 6 episodi di seguito al cinema, i miei occhi erano così. Però è stato emozionante, non mi ha annoiato neanche un secondo. Ok, da dove posso iniziare? Allora iniziamo da punto a capo. Intanto, per chi non conoscesse FLCL, in realtà FLCL, ovvero Furikuri, lo chiamo molto in italiano FLCL, però sarebbe Furikuri, è nato nel 2000 dallo studio Gainax, che ha fatto nuovi di soli 6 episodi. Anche questa nuova serie sarà di 6 episodi, hanno comunque mantenuto il numero. E inizialmente si pensava virgolette, che è una serie no sense. Vi dico solo che c'è lo stesso staff di Evangelion, quindi potete capire che pippe mentale uno si deve fare per trovare il senso logico di queste cose. Però è nato soprattutto come un anime sperimentale per la nuova grafica in 3D e l'animazione tradizionale, quindi non aveva un granché senso. Cioè, tu vedi dei robottoni, una tizia che si finge un alieno, un bambino, scene sessuali, cose a random, robottoni, e voi là è finito l'anime. Questo insomma è Furikuri in poche parole, ma in realtà c'è molto di più. Quello che cade all'occhio, ovvero la cosa più eccitante di questo anime, è sicuramente la sua protagonista, Haruhara Haruko, che si direbbe una fintissima 19enne che sarebbe in realtà un'aliena. Io ho sempre pensato che lei lo dicesse quasi per gioco, per scherzo. No, era davvero un'aliena. Va bene, comunque ci sono questi alieni, faccio tanti alieni con virgolette, che vogliono invadere la Terra, e così hanno deciso di mettere dei ferro da stiro per il mondo per appiattire la Terra. Ok, questa è la teoria dove sono riuscita ad arrivare io insieme a una mia amica dopo oggi averlo guardato. Ah, ma sì, penso che sia questo, quello e quell'altro, perché ovviamente poi ognuno più o meno ha tutte le cose un po' diverse. Haruhara Haruko quindi in realtà sarebbe un'aliena, cioè un'aliena che vuole distruggere, appiattire la Terra, ma in realtà semplicemente perché si annoia decide di fare diversi casini, chiamiamoli così. Non vi sto a raccontare troppo nel dettaglio, anche perché sennò rischio di farvi spoiler. È decisamente una tipa strana, perché è molto forte, determinata, ovviamente matura, ma pazza e stupida allo stesso tempo. Però per me Haruko è come se entrasse nella vita delle persone e in realtà, dopo averlo visto, dopo 10 anni, no, dopo 20 anni, cazzo dico, magari 10 anni, dopo 20 anni, dopo aver rivisto FLCL, ho notato che Haruko è una zoccolona, cioè sono rimasta malissimo. E proprio, aspetta, ma Haruko non faceva tutte queste cose indecenti? Aspetta, ricordati che stava per superare praticamente un ragazzino che aveva 10 anni e in più suo padre. Ok, come non detto, cioè non va proprio così, ma è molto simile, nel senso che lei provoca qualsiasi uomo o donna che sia per farti uscire fuori questi robottoni robi dove ti esce un corno sulla fronte e lei li distrugge, e quindi fa di tutto per far uscire il tuo problema, le tue paure, quello che vorresti insomma superare, la tua vera forza, che si vedrà in questo FLCL Alternative. Infatti questa nuova serie è decisamente spiegata benissimo, anzi ha un senso quasi fastidioso all'inizio, perché tu capisci benissimo il senso dell'anime, mentre la primissima serie non ce l'aveva, cioè non potevi minimamente pensare a una cosa simile, perché non era spiegato proprio da nessuna parte. E invece adesso le protagoniste sono 4 studentesse del liceo, super migliori amiche, e diciamo che la storia più o meno passerà in una di ogni queste protagoniste, quali problemi hanno, che cosa pensano e che cosa passano. E Haruko, come una zecca, se posso permettermi, si mette direttamente tipo vi faccio i vostri ed entra nella loro vita come se fosse niente. Così troviamo Haruko che fa l'infermiera, tantissima citazione della primissima serie, cioè proprio lo piange, è troppo gnocca. Fa il cantierista, come si dice, quello che fa il cantiere, come si dice, poi il muratore, la kebabara, la manager de basket tipo, e cioè, insomma Haruko di punto in bianco diventa tutto ed è sempre lì per qualche
qualche motivo, ovvero in realtà per il suo motivo, semplicemente la vuole prendere questi robot, prenderli, farsi i cazzi suoi e basta. Però nonostante questo stuzzica chiunque, quindi può rubare le persone, può rubare il cuore delle persone, può fare sconcerie tranquillamente o quasi sconcerie semplicemente per arrivare ai suoi obiettivi, che di cui non ha, penso che forse perché sia un'aliena non prova dei veri sentimenti, nel senso che riesce ad essere così, tra virgolette, menefreghista da voler bene a una persona ma allo stesso tempo di lasciarla andare, così come usarla. Sì, dire che voglio assomigliare a Haruko non so se potrebbe essere proprio la cosa buona, ma sicuramente è un personaggio che mi è rimasto così impresso da piccola che, cioè, tutto il tempo quando parlava lei e quando usciva lei i miei occhi si illuminavano, ero oh mio Dio, amore della mia vita, io voglio diventare come te. È decisamente strong e a differenza del doppiaggio italiano, Haruko in realtà ha una voce estremamente nasale, cioè lei parla sempre così in modo anche molto slang, parla con la voce estremamente nasale che effettivamente si può sentire benissimo solo in inglese e in giapponese. Invece io da piccola, cioè questa cosa l'ho scoperta ben prima perché avevo visto FLCL anche in giapponese, ma io da piccola ero convinta che Haruko fosse una figa della Madonna per la voce, perché aveva una voce così adulta, così figa, così sexy, e invece no, ha la voce da rana. Questo è il senso strano, la cosa figa. Questo FLCL Alternative comunque sembra ambientato nel futuro, perché vediamo un Haruko diversa da prima, ha i capelli più lunghi e più o meno questo fa intuire che non è più la ragazza con la frangettina e i capelli corti, ha il ciuffo e i capelli tenuti su, che comunque se li scioglie arrivano più o meno fino alla schiena. Voglio fare tutte le versioni. In un certo punto, diciamo, fate caso, verso il finale ci potrebbero essere delle scene del primissimo FLCL e lì fai cosa è successo? E il nuovo trailer finisce, non vi dico come finisce, ma lì finisce, succede qualcosa, si vedono le cose del spezzettone del vecchio anime e poi il nuovo trailer è FLCL Progressive, che sarebbe la ragazzina con le orecchie da gatto come ce le ho io e mi sa che c'è un personaggio che noi abbiamo già visto nella serie vecchia, c'è un personaggio che secondo me è diventato adulto, ma non vorrei dire stronzate finché non lo so per bene, e insomma una vecchia Haruko, si vede Haruko con i primissimi vestiti vecchi e quello che ho fatto il cosplay io, che comunque sembra la versione semplicemente riadattata con la frangettina e i capelli corti, e quindi tipo ero lì, ah ok, quindi aspetta, ma cosa ha fatto? Sono salti temporali, vero? E vabbè, tutte queste serie di cose, ma fatto sta che comunque questa nuova serie ti svela cosa voleva dire FLCL 20 anni fa, grazie per un ritardo di 20 anni, e soprattutto perché Haruko si comporta così, perché ci sono mille cose, cioè non vi spiega esattamente tutto, perché alcune cose dovrete per forza andarvele a cercare, ma sicuramente dà una spinta a vederlo anche chi non conosce questo anime, perché le protagoniste secondo me sono state fatte proprio tanto per la nuova generazione, cioè il fatto di vedere così tanti problemi tra le amicizie, l'amore, cose che insomma FLCL in realtà prima non aveva. Infatti ero tipo però 6 episodi proprio di nuovo del niente, di nuovo boh, teorie di Evangelion, qua la Bibbia, l'Evangelista, magari no, e ho apprezzato in realtà molto la stessa cosa. Una cosa che mi stavo preoccupando è che anni fa era fatto dalla Gainax, quindi era una figata di animazione, ma adesso è passata alla Toho Animation per altri motivi. Ero un pochino preoccupata che l'animazione non potesse competere quella vecchia, e invece almeno quello che vi posso dire dell'Alternative è uguale, se non ovviamente migliore, perché sono passati 20 anni, quindi i colori e tutto si vede ultra strafigo poi nel cinema, però sicuramente tiene tranquillamente lo stesso livello della Gainax. Invece FLCL Progressive, quindi quello che dovrà uscire tra 3 settimane, sì, dal trailer sembra persino che abbia un'animazione diversa, sempre della Toho Animation, ma le facce e lo stile di disegno sono differenti, quindi stanno cambiando un po' tutto. In queste due serie troverete anche le canzoni vecchie che a me hanno fatto venire tipo una dodicina di volte la pelle d'oca, cioè ero pelle d'oca, lacrime, pelle d'oca, lacrime, pelle d'oca, lacrime, finché a un certo punto mi sono resa conto alla fine, oltre alle varie citazioni di altri anime che fa scassare da ridere chiunque li conosca, cioè riesce proprio a capire che è un po' un otaku, ecco, sia le musiche vecchie che madonna mia, e in più anche delle scene vecchie, nel senso
resto sono state rifatte più o meno le stesse scene anche in quello nuovo, no? Per farti, vabbè, fatto sta che è stata la cosa più bella del mondo. E soprattutto io, mentre finiva, mi sono resa conto che io ho lavorato come unica cosplayer ufficiale di Haruhara Haruko a Shibuya Ikebukuro per l'uscita di questo film. Mi hanno chiamato all'ultimo perché hanno visto una mia foto su Twitter. No, mi hanno anche pagato, cioè che tanto grazie, soldi li spenderò nei vostri gadget. Ed è stato bellissimo. Poi c'erano le persone, lo staff era mega contento perché cercavo di parlare come lei, cioè mi sono io quando mi calo nel personaggio, cioè non riesco ad essere me stessa, devo essere per forza lei. E già ero impanicatissima perché per me Haruko era, cioè per me è Haruko tipo 1,70, strasnella, con i muscoletti però strasnella. Io tipo sembro una patata lessa con la parrucca rosa, con la faccia. E invece no, era bellissimo. E quindi quando mi sono resa conto che forse ho realizzato il sogno di quando avevo 10 anni, cioè non avevo nemmeno questo sogno perché cioè, figurati, già la serie nuova, no, madonna, una felicità allucinante. Ma farci pure il cosplay ufficiale sulla Vespa gialla, arancione e gialla, potrei ripiangere tranquillamente adesso perché non mi rendo conto. E quando me ne sono resa conto al cinema sono scoppiata proprio, grazie. Comunque, cioè, è stato un battito così forte al cuore per tutto il tempo del cinema che non potete proprio capire. Cioè, quando una cosa ti piace così tanto, che l'avevi vista all'infinito, che ti ha segnato in più quando eri bambina, avrò avuto 11 anni, quando avevo 10, quando avrò visto FLCL, tipo, madonna. E soprattutto mi ha lasciato contenta, mi ha lasciato con il sorriso, le lacrime, perché era una cosa nuova, ma che dava anche le cose vecchie. Insomma, è bellissimo e non vedo l'ora di vedere anche il Progressive. Per il resto vi mando un saluto, se avete domande fatemele nei commenti, quello che so, virgolette, ve lo posso dire. Se avete voi la vostra teoria di Evangelion, Evangelion appunto, Goku, la vostra teoria di Furikuri, ditemela nei commenti direttamente, facciamoci uno scambio di idee, eccetera eccetera. Io penso che domani andrò dal parrucchiere e mi rifarò i capelli rosa. Va bene, per il resto ci vediamo. Ciao! Ricordate di supportare Furikuri FLCL guardando l'anime, non i sottotitoli originali, che in teoria dovrebbero essere anche stati licenziati ormai, sicuramente dall'America, quindi i sottotitoli inglesi li trovate, cercate bene nei siti, no? Adesso non mi ricordo se era Crunchyroll o qualcos'altro perché l'ho visto solo direttamente in giapponese. Merita tantissimo e soprattutto bisogna ringraziarli che ci hanno dato la manna dal cielo di continuare questa serie. Per adesso mando un bacione, ciao!